4 anni passati a cercare di trovare questa risposta e non l'ho trovata. Simone Bottasso fa una musica una musica senza confini. Arrivo in origine da Boves, che è un paese vicino a Cuneo, e poi la vita mi ha portato ad andare in tanti altri posti, viaggiare col mio strumento musicale. Uno strumento musicale serve a convertire delle idee musicali che uno ha in testa, no? E non mi sono mai accontentato del fatto che l'organetto sia uno strumento limitato, cosa che effettivamente è. Però io quando trovo dei limiti intorno a me cerco sempre di spaccare i muri, di cercare di allargarli, di cercare di andare oltre. E forse è questo, il fatto di doversi arrangiare e di soffrire per trovare una nuova soluzione, per fare qualcosa che su un altro strumento sarebbe immediato. Ho iniziato a divertirmi col bending, con cambiare l'intonazione delle note per andare a cercare anche quello spazio che c'è tra, per esempio, un do e un do diesis, cercando i quarti di tono, per esempio. L'organetto per me è uno strumento che mette in contatto le mie due mani e tutto il mio corpo di conseguenza. Una volta mi è successo di aprirlo in due l'organetto, ero sul palco e ho avuto quella sensazione come se mi si spezzasse il corpo, come se mi si aprisse una voragine nel petto, proprio e mi ha tolto il respiro. Il mio modo di suonare era un po' violento, appunto mi era successo di spaccare un mantice, mi era successo di tutto e di più. Castagnari, anziché mettere questo come un limite, come dare la colpa al mio modo di suonare, hanno detto ok, vediamo che cosa si può fare. Ha la stessa curiosità che ho io nella musica, loro ce l'hanno per l'evoluzione di questo strumento, cioè mantenere in vita una tradizione ma comunque non esserne schiavi. Ho frequentato rave party, concerti di musica elettronica, ho visto cose di Aphex Twin che mi hanno sconvolto e la cosa successiva è poi dopo iniziare ad apprezzare qualsiasi tipo di rumore come suono. Allora registriamo il sollevamento del piano della sega circolare con Massimo che l'aziona. Alla fine musicista tradizionale, musicista popolare, cos'è se non un musicista che reagisce al suono che sente intorno a sé? Il fatto di viaggiare molto, di avere una vita in cui la casa non era una casa ma era una base,
mi ha fatto sempre scrivere musica dedicata a spostamenti. La musica tradizionale, la musica popolare è sempre una musica che ha viaggiato con le persone, che non si è mai trovata dei confini. E al giorno d'oggi fare una musica senza confini è indispensabile perché ne vediamo già troppi di confini. Ho sempre cercato di evitare di essere portatore di una certa tipo di tradizione o genere musicale, perché secondo me non ha senso mettere dei bordi intorno alla musica, come non ha senso mettere dei bordi intorno a me. Cercherò sempre di calpestare e di andare dall'altra parte, perché cosa ci dice un confine?